Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, prima di partire con il prodotto, oggi è il secondo compleanno del mio canale Espertone. Auguri, grazie a tutti per quelli che si sono iscritti, grazie a tutti per quelli che mi stanno seguendo, grazie a tutte le visualizzazioni che abbiamo visto, che ormai abbiamo già superato i 4 milioni di visualizzazioni e sono molto contento. Bene, adesso partiamo con la recensione del nostro prodotto. Il nostro prodotto di oggi è il TCL 50 SE. È un bel smartphone, perché per il prezzo che ha è veramente un bel smartphone, con delle prestazioni elevate, che adesso andiamo a vedere. Quindi adesso faremo un unboxing, poi facciamo vedere la prima installazione e nel frattempo parliamo anche del nostro prodotto. Adesso iniziamo a vedere il prodotto. Eccoci qua con la nostra scatola TCL 50 SE e già qui ci viene data una presentazione di quanta RAM ha e quanta memoria c'è all'interno. Quindi abbiamo 12 GB di RAM e 256 GB di memoria. I 12 GB di RAM sono 6 GB di RAM veri e gli altri 6 diciamo sono virtuali, vengono pescati dalla memoria di 256 GB. Logico che è una memoria un po' più lenta, ma nell'uso quotidiano non ci accorgiamo neanche di questa differenza qua, sinceramente. Qui abbiamo una scritta tutta bianca TCL 50 SE e qui dietro viene fatto un piccolo riassunto di che cosa ha il telefono, ma c'è anche all'interno, quindi andiamo a vedere all'interno. E qui c'è un altro riassunto ancora. Bene, andiamo a vedere il nostro prodottino, eccolo qua. Viene messo dentro questo cellophane, lo apriamo ed eccolo qua. Qui abbiamo il riassunto del nostro prodotto. È un 6 pollici e 78 Full HD+, è 90 Hz, cosa significa? Che mi fa 90 fotogrammi al secondo di, diciamo, per rendere così più fluido tutto quello che abbiamo, perché i 90 Hz sono il contrario del secondo, quindi abbiamo 90 fotogrammi al secondo. Quindi non vediamo degli effetti scia o cose del genere, anche se giochiamo con i videogiochi, è molto valido avere un display del genere. 256 GB di memoria più 12 GB di RAM che parlavamo prima, un caricabatterie da 33 watt, come vedete, una fotocamera principale da 50 megapixel ibrida, due speaker, e questo l'avevamo già trovato sul Next Paper, il 40, esteticamente questo è identico, e abbiamo un audio veramente favoloso. Abbiamo un processore Helio G88 della MediaTek, un processore che all'occorrenza sa fare il suo, e anche se andiamo a giocare con dei videogiochi, credetemi che c'è il turbo che mi va a aumentare le prestazioni del 30% per giocare molto velocemente. Poi nella scatola che cosa troviamo? Apriamo sotto qui e troviamo il caricabatterie che parlavamo prima, vedete, della TCL, ed è un caricabatterie da 33 watt, anzi per la precisione da 30 watt. USB-C qui e anche USB-C dall'altra parte, che vediamo qua. Quindi doppio USB-C. Poi ci sono delle istruzioni e c'è lo start per partire. Andiamo a rimettere dentro il nostro cavo, il nostro caricabatterie, e adesso andiamo ad accenderlo come fosse la prima volta, in modo che vi faccio vedere cosa succede quando andiamo ad accendere la prima volta. Togliamo la nostra pellicolina, eccola qua. Esteticamente, torno a ripetere, è uguale al 40 Next Paper, solo che non ha il display, quello fatto di carta, diciamo così, quel display particolare che sembra veramente di avere della carta. Benissimo, quindi accendiamo il nostro prodotto. Eccoci qua, vibrazione zanzarosa, come dicono, è veramente un... Sì, la vibrazione io la lascerei stare perché è pessima, possiamo dire così. Scusate, ma è veramente così, non mi piace la vibrazione di questi TCL, poi per il resto il display è bellissimo, guardate che bei neri, il contrasto nero sul bianco è veramente bello. Abbiamo tanti riflessi perché comunque, torno a ripetere, non ha il display Next Paper, è un display normalissimo, Full HD, con un'altissima risoluzione. Bene, partiamo da qui, c'è Hello, andiamo a mettere la lingua in italiano, eccoci qua, Italia, poi ci chiede se Italia, San Marino, eccetera.
Adesso qui facciamo connetti alla rete, salta, perché comunque a noi non ci interessa, andiamo a connetterci al wifi, vedi tutte le reti, mi collego a Fritzbox, metto un attimo la password, scusate, eccoci qua, e adesso qua ci connettiamo e andiamo a vedere. Allora, abbiamo un peso di 195 grammi, delle dimensioni che fanno 168 x 75 x 8 mm di spessore, quindi non è neanche un centimetro di spessore. Poi abbiamo l'NFC qui dentro, quindi siamo tranquilli che abbiamo tutte le caratteristiche che ci possono servire. Abbiamo comunque una connettività al massimo del... Sì, abbiamo il Bluetooth 5.2, abbiamo il jack da 3,5, l'USB-C, il doppio altoparlante per ascoltare in stereofonia come dicevamo all'inizio, e mentre lui si avvia parliamo un po' del nostro telefono. Come vedete dietro qui abbiamo la rifinitura mezza lucida e mezza opaca, in modo da non lasciare impronte. Vedete che l'estetica anche qui è proprio identico al 40 Next Paper che ho già fatto la recensione. Allora qui facciamo non copiare. Ecco, se è la prima volta che usate il vostro smartphone e volete copiare tutti i dati dell'altro dispositivo, quando c'è scritto copiare fate copia, collegato il cavo USB-C all'altro USB-C del vecchio smartphone e tutti i dati vengono copiati, sempre tramite Google, quindi una bella cosa questa qua. La batteria è da 5000 e 10.000 mAh, quindi una batteria che dura, se lo usate normalmente, un giorno e mezzo tranquillamente. E sulla batteria vorrei dire una cosa. Attenzione, perché tanti clienti vengono lì e dicono ah, ma io voglio la batteria grande. Non c'entra avere la batteria grande, perché avere la batteria grande, ma è un processore che consuma tanta batteria, è la stessa cosa di avere una macchina, non so, la mia macchina fa 10 con un litro, bene, un serbatoio a 50 litri, faccio 500 km. Ma se il mio processore, in questo caso il motore della macchina, fa 20 con un litro, io faccio 1000 km con lo stesso serbatoio a 50 litri. E questo che volete, cioè, voglio farvi anche capire che non c'entra tanto la capacità della batteria, ma anche il processore quanto consuma. Quella è la cosa più importante forse. E però non viene misurato quanto consuma. Dovrebbero fare una classe energetica anche per i cellulari, secondo me, come per tutti gli elettrodomestici. In questo caso dovrei avere una classe energetica che mi dice quanto mi consuma e così posso dirvi anche effettivamente quanto dura la batteria. Bene, come vedete qui c'è lo schermo Next Vision, perché comunque abbiamo la possibilità di togliere la luce blu che non ci dia fastidio agli occhi, e qua c'è già dentro. Adesso io faccio avanti e ho messo tutto attivo. Qua poi c'è la schermata che si può scegliere, schermata home a cassetto o home normale, e anche qua io faccio avanti, e qui posso mettere i pulsanti di navigazione o navigazione a gesti, cioè tramite le gesture. A me non piace sinceramente e quindi vado a mettere pulsanti di navigazione, e qua posso mettere anche come mettere i pulsanti di navigazione. Faccio successivo, configurazione completata, e qui siamo dentro al nostro smartphone. Qui adesso faccio salta, non mi voglio registrare su TCL, e questo è il nostro display. Ecco, una cosa che voglio andare a vedere, che poi sulle altre recensioni mi avete chiesto dei smartphone della TCL, è qual è il sistema di... Allora, questo è info su telefono, aggiornamento, vedete backup, ripristino impostazioni, ok. Voglio andare a vedere su info dispositivo, vediamo dove sono. Allora, sistema, info sul telefono, TCL 56, display 1080x2460, fotocamera anteriore, quindi la fotocamera anteriore è da 8 megapixel, la fotocamera posteriore è 50 megapixel più 2 megapixel di grandangolare. Vedete la memoria è 256 GB, 6 GB di RAM più altri 6 GB, quello che vi dicevo prima. La versione UI è V7 0.3 FA7, ha un processore MediaTek Helio G88 e la versione di Android è 14. È garantito anche l'aggiornamento ad Android 15. Quello siamo sicuri. Capacità di batteria 5010, modello T611B. Bene, questo era per farvi vedere le caratteristiche principali del nostro dispositivo. Poi
il menu è il classico menu, un display bellissimo. Poi andiamo a vedere un attimo la fotocamera, magari mettiamo un pupazzotto giusto per vedere un attimo come va la fotocamera, come mette a fuoco. Quindi fotocamera, apriamo, qui mi dice sempre se voglio usarlo per la prima volta, e ha un buon messo a fuoco, molto veloce. Non so se vedete, eccoci qua, guardate che velocità che ha messo a fuoco, e anche da vicino comunque mette bene a fuoco. Abbiamo comunque qua foto, ritratto, classico ritratto, altro, anche la fotografia per fare le foto notturne, e in più abbiamo anche il Google Lens direttamente nella fotocamera. Ritratto, foto, video, e poi abbiamo il notte, che questa è fatta apposta per fare le foto. Logico che per fare le foto di notte tenete sempre il display bello fermo, in modo che la fotocamera deve essere ferma, altrimenti le foto non vengono fuori bene. Bene, che dire altro? Mi sembra molto fluido, veloce, anche come dispositivo, guardate. Ho provato a giocare e sinceramente va bene, è veloce anche quello lì. Abbiamo il processore appunto che aumenta del 30% quando abbiamo bisogno di giocare, e con un display del genere 6.8 ha voglia. Poi volevo farvi vedere un attimo, andiamo a vedere un attimo un video, volevo farvi sentire adesso un attimo che perché devo configurarlo. Vabbè, niente, volevo farvi sentire un audio, ma poi ho paura che me lo blocchino perché è un audio che non viene riconosciuto magari da YouTube e mi bloccano il dispositivo. Bene signori, io penso di avervi detto tutto quello che c'era da dire. Se avete delle domande, scrivetemi pure, magari sui commenti, e cercherò di informarvi e di darvi delle informazioni giuste, visto che sono a contatto direttamente con TCL Italia, e magari un giorno o due vi rispondo di solito, anche prima poi se riesco. Bene, volevo ringraziare di nuovo tutti per il secondo compleanno del mio canale, grazie a tutti quelli che si sono iscritti e a quelli che si iscriveranno. Spero di essere... Sì, sono recensioni così che servono secondo me anche su questi smartphone che sono intorno, adesso è a 169 euro questo smartphone, in caso vi lascio il link in descrizione se volete acquistarlo, poi ci saranno delle promozioni di sicuro, però sono smartphone interessanti che hanno tutto quello che serve a un prezzo sotto i 200 euro, abbondantemente sotto i 200 euro. Bene, spero che il video vi sia piaciuto, mettete un bel like, iscrivetevi al canale che è gratuito, mi raccomando, più iscritti siamo più riesco a portarvi dei contenuti, e attivate il tasto notifiche. Grazie a tutti e arrivederci.